In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte della 12ª puntata di S4, il talk show di sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla motonautica. La scorsa settimana abbiamo parlato col presidente della federazione Vincenzo Iaconiani, col segretario Alessandro Basilico. In questa 12ª puntata invece parliamo delle anime, di alcune delle anime della motonautica. Sono tante le discipline sportive che compongono questa federazione che l'anno prossimo festeggia i 100 anni di vita. Questa puntata spazia alle moto d'acqua, circuito e diporto. Con Maurizio Darai abbiamo parlato delle varie discipline del circuito. Uno spazio sono le società, i tecnici e soprattutto i giudici di gara anche nel circuito, argomento che ha aperto l'amico Viscione per le moto d'acqua, giusto? Giustissimo. Per continuare il discorso che faceva Giorgio un attimo fa, dobbiamo ricordare che è fondamentale in uno sport motoristico che ci sia un giudice tecnico sufficientemente preparato per far sì che non ci possano essere differenze, perché sappiamo molto bene che nello sport motoristico il pilota è fondamentale, la messa a punto del mezzo è gestita dal pilota e tutte nonostante le barche siano libere, ci sono dei pesi minimi col pilota, i carburanti, la cilindrata del motore, ci sono tante cose da controllare, perché se no non è più la parte tecnica diventa la pietra di paragone e non è più il pilota che fa la differenza. Come dice giustamente Giorgio, diceva un attimo fa, nelle moto hanno scelto, soprattutto nella giovanile, come in questo caso qui che vediamo un attimo fa che è la GT30, abbiamo scelto come federazione delle categorie di ingresso che possono essere facilmente controllate, però ci devono essere dei tecnici in grado di farlo. Ovvio che se tu il tecnico, scusate il termine proprio basso, terra non lo paghi, ma viene così per hobby, è difficile che ti venga un vero tecnico che sa fare veramente il suo mestiere, perché magari è un meccanico che lavora tutta la settimana nella sua officina o prepara le sue barche, le sue moto, e il sabato e la domenica sta a casa, sta con la sua famiglia. O sei un appassionato incredibile o non vieni. E ci siamo trovati molto spesso, anche all'estero soprattutto devo dire, ci siamo imbattuti con dei tecnici non del tutto preparati, quindi è fondamentale. Infatti i tecnici preparati, scusa, è fondamentale, finisci, scusa. Quindi è fondamentale crescere una categoria di persone che giustamente deve essere pagata, perché il suo mestiere deve essere quello di poter gestire una uniformità di trattamento per tutte le barche. Molte volte a livello anche nella Formula 1 è cambiato poco, però è aumentato lo spettacolo. Può essere la stessa cosa anche nel circuito? Esattamente, come diceva Giorgio, ed è quello che appunto voglio sottolineare io, se i mezzi sono tutti diciamo perfettamente regolari, chiamiamoli così, cioè il regolamento è ben preciso, se tutti sono inseriti nella maniera corretta nel regolamento, tutto lo spettacolo ne guadagna, perché non ci sarà più come era, vi ricordate l'anno scorso con la Formula 1, uno arrivava al primo e il quarto era già doppiato, non funziona così. Invece adesso con le nuove regole, l'abbiamo vista la gara di ieri, cioè di domenica, scusate, è stata bella, avvincente. Di solito le gare di Formula 1 erano un ottimo sonnifero, vedevi la partenza, dormivi tutta la gara, dopo ti svegliavi alla fine. Non vogliamo che sia la stessa cosa al circuito. Vedete, questa è la giovanile, che hanno barche e motori uguali per tutti, li vedete, sono 10 ragazzini, si danno le sportellate per 6-7 giri, quello che è, perché vanno tutti più o meno uguali. Allora lì c'è lo spettacolo, lì c'è il pilota, non è il mezzo che vince. Un po' la stessa filosofia che fate voi col diporto, Virginio. Sì, io dico che anche lì, anche nel diporto, sempre tornando al Touring Cup, serve tantissimo il controllo, cioè lasciar perdere, lasciar passare certi accorgimenti, che so, carico d'acqua, scarico di pesi e quant'altro, diventa veramente un problema. Serve davvero che ci sia qualcuno che faccia questo controllo e soprattutto lo faccia rispettare. Io vedo in commissione, quando si entra nel merito della stesura di questi regolamenti, si sta sempre a pensare a quello che potrebbe fare il furbo o quello che vuol superare altri.
Perciò questi vanno sicuramente tenuti d'occhio e serve una D'altronde è nel DNA degli italiani fare il furbo. Ma a noi ci piace parlare adesso con Virginio, bravo il nostro regista perché mi ha anticipato. Ha letto nel pensiero. Virginio Gandini è anche, oltre che della commissione di porto che gestisce appunto tutto ciò che è nelle barche in acqua, è anche il presidente del Club del Gommone. Il Club del Gommone è uno degli club nautici più attivi. Hai fatto tantissimi ride da Genova fino a Venezia, fino in Grecia, hai fatto Gibilterra e quello che vediamo è quello che farai a fine aprile, giusto? Sì, comincerà dal 27 aprile con partenza da Roma a Fiumicino e come le altre volte è un ride staffetta, ogni 300-400 miglia si daranno il cambio, il gommone è uno solo, tra l'altro neanche di grandi misure, è un 6,20 m, motorizzato con Suzuki 200 cavalli e si daranno il cambio, come dicevo, 9 equipaggi fino ad arrivare... Ecco, vediamo la grafica, Certo. Vediamo Roma-Genova, Genova-Marsiglia, poi si entra nei canali... Nel canale de Midi e poi si arriva, questo è San Malo, questo qui che vediamo, poi si arriverà, si risale alla Senna fino a Parigi, da Parigi si ritornerà sulla Senna fino poi a attraversare la Manica e Londra, da Londra a Amsterdam si prenderà poi la discesa del Reno che doveva prima finire, questo è un po' spettacolare. Questa mareggiata non è male. L'abbiamo messo per siamo? terrorizzare gli equipaggi, questo è Saint Malo. Saint Malo, ok. Saint Malo. Dove dovremo misurarci in questa zona saranno proprio le maree, hanno ampiezza anche di 10 ma fate la Normandia, fate tutto il giro intorno. Sì, facciamo tutto il giro intorno. Poi dicevo, arrivati a Amsterdam, risaliremo il Reno fino la tappa doveva finire a Strasburgo perché è un po' un riallacciare le capitali, alcune delle capitali europee e invece grazie quindi, Parigi fate andate e ritorno, risalite la Senna. Anche questo l'abbiamo messo proprio. Non vorrei che gli equipaggi prendessero mare con un... Qui dove siamo? Qui siamo dalla Manica. Sì, siamo nella Manica, siamo a Brest. E come dicevo, arriveremo, grazie all'equipaggio svizzero, arriveremo a Basilea. Diciamo sono 2800 miglia e questa formula staffetta ha avuto un gran successo presso di noi. Ecco, perché io non me ne ricordo tutti, ma tu hai fatto il primo da Genova fino... Allora, il primo da Genova a Venezia, poi risalendo fino a Pavia. Risalendo il Po, quindi... L'abbiamo fatto, ma la particolarità di questi ride è che sono fatti con motorizzazioni e gommoni... normali. Normali, ma non solo, anche di misure limitate. Infatti questo qui del Giro d'Italia era un gommone di 5 metri motorizzati con 40 cavalli. Ok, quindi questo è il primo anno, da Genova a Pavia, poi l'anno dopo, sempre con lo stesso motore, stesso gommone, siamo arrivati a Gibilterra, sempre partendo da Genova e siamo tornati indietro, toccando anche le isole le Baleari. L'anno dopo abbiamo fatto Atene con partenza sempre da Genova, Sicilia, attraversando il canale d'Otranto, il canale di Corinto e siamo arrivati ad Atene. Ad Atene siamo ritornati indietro facendo il giro del Peloponneso e abbiamo risalito e poi avete fatto la Turchia Montenegro, Albania, poi Trieste e di nuovo dopo Venezia, Pavia. Quest'anno, scusatemi, nel 2021 invece abbiamo voluto così, visto che... mantenere un po' per non arrugginire? Allora l'idea era quella di fare il ride che andiamo a fare quest'anno con il tour europeo. Invece, causa Covid, abbiamo preferito di toccare soltanto 2 paesi. Infatti siamo partiti da Genova e siamo arrivati in Turchia. Non proprio Turchia, ma siamo arrivati a 2 miglia dalla Turchia, a Castellorizo, così anche perché ricorreva il 31esimo anno dalla presentazione delle sale. Sì, queste sono le miglia. Bravo, allora, Ride Europeo, 27 aprile e 12 giugno, 2900 miglia, 9 equipaggi soltanto, sì. Queste che vedete sono le tappe, parte da Civitavecchia, da Roma, Genova, Marsiglia, poi il Chanel du Midi, si fa tutta Saint-Malo, tutta la Normandia, fino a Parigi si risale alla Senna, sì. Si scende, Londra, poi si risale Amsterdam e poi il Reno,
si va a Strasburgo, che è bellissimo come abbiamo visto, soltanto 9 equipaggi. Quanti fate? 300.000 equipaggi? 350? 300-400 miglia. Diciamo che andiamo anche a toccare dei luoghi particolarmente difficili per le condizioni meteo e difficili anche per una condizione proprio fisica. Quando chi andrà a fare il canale de Midi e il canale laterale della Garonne, cioè quello che attraversa praticamente tutta la Francia, si dovrà assorbire ben 116 chiuse, tenendo poi anche una velocità limitata. Cioè, diciamo che... Lì non credo che siete in tanti, qui qualcuno verrà sorteggiato. Eccolo qua, questo è il canale dei Midi. Questo è il canale dei Midi. Sì. Ecco, questo ci fa onore perché dimostra quanto è forte l'Italia, quanto ha nel DNA l'italiano medio la passione per la nautica e la motonautica. Nella prima parte abbiamo parlato anche dell'impresa storica di Sergio Davì, che ha fatto con un gommone, ha fatto l'Oceano Atlantico da Madeira, dalle isole... Da Palermo. Da Palermo è andato fino a Los Angeles, quindi si è fatto una bella traversata anche con 7.000 litri in un gommone normale. Quindi vuol dire che proprio la motonautica è l'espressione di questo mondo, giusto? La traversata da Capoverde, arrivare di là sulle coste... Suriname, lì nel Brasile. Sì. No, non è arrivato nel Brasile, è arrivato nel Suriname, eccolo lì. Sì, vabbè, in zona lì, ecco, questa è la cartina. Erano 1.800 miglia, si sono dovuti caricare 7.000 litri di benzina perché il gommone è motorizzato con due Suzuki da 300 cavalli, e la particolarità di questo, hanno dovuto navigare chiaramente giorno e notte, e i primi 3 giorni l'andatura era 6 nodi, non di più, dato il carico che avevano. Bella questa parentesi, ma ho voluto parlare di questo con l'amico Virginio proprio per far capire quanto sia importante la nautica e la motonautica per l'italiana, e questa è la massima espressione, perché tutto questo movimento corsaiolo e di piacere con questi ride fanno sì che si venda tanta nautica. L'Italia è leader nella costruzione e vendita di barche fino ai 10 metri, poi non parliamo degli super yacht, ora è un momento un po' difficile, però l'Italia ha delle prese d'ordine per i super yacht che vanno avanti per anni al di là della guerra, e questo fa solo che piacere. Come per le moto d'acqua, Giorgio, ci sono tante società che fanno tanto per i giovani, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. La nautica e la motonautica sono nel nostro DNA, quindi chi vuole, avete dei figli che vogliono andare a gareggiare, e seguite il consiglio di Giorgio Viscione della federazione per andare a fare le gare o di moto d'acqua, di circuito o di endurance o di diporto, quello che volete, giusto? Assolutamente sì. Io penso che le attività giovanili abbiano, come dire, esaltato lo spirito di molte delle società iscritte alla federazione, che probabilmente prima pensavano esclusivamente a loro stessi. Nel senso, ho 3 piloti, 4 piloti che corrono, li tessero, li porto alle gare, li trovo degli sponsor, era finita lì l'attività dell'associazione. L'associazione nasce invece con lo scopo di sponsorizzare lo sport a cui decide di appartenere, nel caso nostro gli sport motonautici, che siano le moto d'acqua, che sia il circuito, che sia il diporto. Però la cosa importantissima è che abbiamo riscoperto dei presidenti di società veramente in gamba. Il Gommone è per esempio una delle società più importanti che si sta sbattendo anche per le moto d'acqua, anche per la giovanile. Quindi, così come fanno loro, molte altre società hanno dei presidenti veramente in gamba. Pensiamo a Fabio Bertolacci nel Lazio, una persona che ha messo su 30 ragazzini sulle moto. Lui che si occupava esclusivamente di offshore prima, oggi è presentissimo nelle moto d'acqua. Perciò io quello che dico, il messaggio che invio a tutti, di avvicinarvi a questo sport, di andare nelle scuole motonautiche, c'è la lista sul sito finconi.it, avvicinatevi perché portate i vostri figli, perché è uno sport all'aria aperta, è uno sport divertente, è uno sport assolutamente sicuro, e ci sono dei dirigenti con dei tecnici, gli ultimi che prepareremo appunto al prossimo corso di Formia,
degli istruttori federali, degli istruttori regionali davvero in gamba. I vostri figli si possono divertire, perciò per favore fateli avvicinare alla motonautica. Si divertono anche facendo freestyle, bravo il nostro regista, il nostro tecnico, anche qui ci si diverte alla grande, soprattutto a vedere, a farlo è un po' più difficile. Allora, Roberto Mariani fa questa disciplina praticamente da 20 anni, tra l'altro negli ultimi 2 o 3 anni si è cimentato anche nella Spark, nella Runabout, però certo è chiaro che la sua classe di riferimento è il freestyle. Il freestyle è diventato ormai molto complesso, anche perché una moto del genere costa oltre 40.000 euro e quindi è chiaro che non è avvicinabile da tutti. È pur vero che Roberto però fa dei mini corsi alle persone che intendono avvicinarsi. Era per spallare, abbiamo visto le immagini, era per cogliere il momento. Questo Mariani da 20 anni di questo lavoro, ma lo fa come lavoro, è un professionista, è uno dei grandi. Mariani appunto, come abbiamo detto prima, ad oggi è il primo del ranking mondiale. Lui con la sua società lavorano tantissimo per portare avanti questa disciplina. Ovviamente non è particolarmente appetibile perché è molto costosa, però è chiaro che è spettacolare. Io infatti invito tutti soprattutto a venire a vedere lo show che lui fa ad ogni gara. Lui insieme anche ad altri piloti che ha portato lui. Pensiamo a Massimo Accumulo che fa il pilota da 2 anni e già è vicecampione europeo. Bravo. Beh, questo che vogliamo sentire. Dalle moto d'acqua, Maurizio Darai, presidente di commissione circuito, grande pilota anche di offshore, la Laguna Veneta. Tu sei veneziano, lì nella Laguna Veneta la motonautica è lo sport regionale, giusto? Beh, allora hai detto una cosa, diciamo, saggia, perché diciamo che la motonautica da noi esiste da sempre e una volta aveva un pool di piloti molto importanti. Ultimamente, causa regolamenti interni, all'interno della laguna bisogna andare molto piano, non si può correre, non ti danno la possibilità di avere un campo di prova, quindi è diventato un po' complicato anche per noi. Dobbiamo andare fuori. Per esempio abbiamo 2 giovani piloti adesso, uno che corre col GT30 e uno che corre con l'Osi, e non possiamo provare da noi. Il papà di questo ragazzo del GT30 e il papà dell'altro pilota dell'Osi, li accompagno sempre, molto spesso anch'io, andiamo a provare o a Boretto o a Sannazzaro, vuol dire che facciamo 200 km per poter andare a Venezia non si può provare? No, assolutamente no. Allora, a Venezia difatti in questo momento sta rinascendo il famoso endurance, come diceva un attimo fa Virginio, o l'offshore. Perché? Perché sono unità, sono barche che vai a provare in mare. Allora io metto in acqua la mia barca da endurance, che non è altro che una barca da diporto, perché abbiamo detto che sono ricavate dalle barche da diporto. La porto, vado in mare e li provo. Invece con le barche come quelle che stiamo vedendo adesso, che sono barche che hanno bisogno di uno specchio d'acqua calmissimo, e non ci danno la possibilità di poter provare in uno specchio. Ci sarebbero un sacco di specchi d'acqua dove noi possiamo provare, ma i permessi non te li danno perché dicono che all'interno della laguna... Siete un po' strani a Venezia, non volete nemmeno più le crociere, so che tante compagnie, giusto per non fare polemiche, se ne sono andate. Appunto. Comunque insomma è una cosa un po' così, e quindi siamo un po' in affanno. Certo è che le associazioni ci sono, ne è nata anche una di nuova quest'anno che si chiama Circolo Motonautico di Venezia, che avrà 2 piloti, uno giovane così e un altro che farà endurance. Insomma, un po' alla volta stiamo ricercando di far ripartire tutto il movimento, perché una volta anche a Padova c'erano ragazzi, a Treviso, cioè c'era molta motonautica nel Veneto. Adesso siamo abbastanza diciamo, ma scusami, questo che fa la federazione per i giovani, le società, le nuove categorie NGP, Next Generation Powerboat, certo. Come sarà per te? Come sarà il futuro? Ma io vedo appunto, grazie a persone come diceva un attimo fa, tipo Fabio Bertolacci o gente, o anche nel Veneto per esempio c'è Giampaolo Montavoci che organizza gare però, e che segue anche i giovani. C'è un bel gruppo di persone in questo momento che ci crede, che ha voglia di fare, quindi dirigenti che hanno messo da parte, come diceva un attimo fa Giorgio, il piccolo orticello loro, i miei 2 o 3 piloti, mi gestisco le mie piccole cose. No, che hanno voglia di espandere le loro
visuali e quindi di coltivare nuovi piloti e nuove persone, nuovi dirigenti, nuove persone che possano entrare nel movimento, perché in questo momento è fondamentale sì andare dai ragazzi, però ci vogliono le persone che vadano dai ragazzi. Fino a poco tempo fa c'era una stasi di queste persone, invece c'è un risveglio. Speriamo che le persone... già quest'anno 8 gare di circuito, d'accordo, il circuito è più sulle acque calme, come queste qua sono immagini di Viverone, il lago, c'era una gara a fine settembre, oppure sul fiume, come hai detto tu, Sannazzaro, Boretto, che sono le acque calme del fiume. Stiamo cercando di recuperare certi campi di gara che avevamo nelle nostre corde, per esempio Auronzo, era un classico, si è corso per anni ad Auronzo, dopo delle manovre un po' sbagliate dal punto di vista dell'organizzazione ci hanno fatto proprio estromettere da questo campo di gara, quindi stiamo lentamente cercando di recuperare anche altre location che abbiano un certo fascino. Auronzo di Cadore, nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, le montagne più belle al mondo, c'era una gara di motonautica, questo era un grande giorno. Sì. Difatti stiamo cercando di riavvicinarci ad Auronzo, chiaramente con delle categorie poco impattanti, con motori a 4 tempi, quelli di serie assolutamente non inquinanti, e stiamo mettendo a punto come Federazione Italiana Motonautica una categoria che forse è proprio una cosa che sta nascendo per usare i motori elettrici, quindi per poter tornare all'interno di quei bacini, diciamo, dove adesso ti vedono come un disturbatore, invece con un motore elettrico non fai rumore, non inquini e puoi portare lo stesso uno spettacolo non da poco. La motonautica è spettacolo, come dice l'amico Maurizio Darai, è spettacolo anche vedere tante barche, Virginia. Allora abbiamo parlato del tuo ride, fine aprile, 12 di giugno, il ride al centro dell'Europa da Roma fino a Basilea, girando la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e il fiume Reno, ma soprattutto le gare del diporto, tante barche di serie, tante gare. Si incomincia con la Pavia Venezia il 5 di giugno, ma si va avanti, Cariati, abbiamo detto, Cervia, Napoli e in stand-by la Sardegna, ma poi Como con la mitica 100 miglia. Como, certo. Con la mitica 100 miglia. Sì, sicuramente Como. E come quante diceva, barche saranno secondo te? Questo, ho visto che l'interesse è tantissimo, ci sono anche delle diatribe perché qualcuno di categoria superiore vuol passare alla categoria, chiamiamola fra virgolette inferiore, però ci si aspetta molto. Adesso dirti quanti sono... Però già la Pavia Venezia, record 150 iscritti. No, Pavia Venezia fa 157 perché abbiamo dovuto... bloccato? Perché faccio parte anch'io del gruppo. Abbiamo dovuto bloccare perché logisticamente non ci stiamo, ma se avessimo detto 200 li avremmo avuti, perché non ci stiamo come logistica a Pavia. Questo lo assicuro. Non ci si sta. Però deve piovere adesso, perché se non piove... Perché la Pavia Venezia c'ha questo fascino del ride, non è solo la gara, la fascino di partire da Pavia, arrivare a Venezia superando chissà quanti ostacoli. Tu dici che tutto nasce il ride, no? Il ride Pavia Venezia, sì, come il tuo ride di 2000 miglia. Sicuramente aiuta tantissimo. Il ride di Davide da Palermo fino a Los Angeles. Ho qualche problema quest'anno, non so se piove o se non piove. Speriamo nella pioggia. Giorgio, le moto d'acqua il ride dove lo facciamo? Non lo facciamo? No, anche voi lo fate. Le moto d'acqua sono state inserite nella Pavia Venezia, ovviamente con un numero ristretto, mi sa sono 15 partecipanti. Sì, meglio che io la seguo sotto il punto di vista organizzativo-tecnico, ho dato delle regole, dei suggerimenti più che altro agli amici organizzatori. Secondo me è uno spettacolo fantastico, si divertono tutti e tra l'altro, a parte tre persone che sono già dei piloti, gli altri 12 sono tutti dei portisti e quindi siamo ben felici di poter avvicinare persone nuove. Allora, siamo in chiusura, altra puntata tutta dedicata alla motonautica, 3 discipline importanti della motonautica, moto d'acqua con l'amico Giorgio Viscione, quindi la prima gara Otranto a fine aprile, giusto? Esattamente, sì, l'ultimo weekend. L'ultimo weekend di aprile inizia la stagione col campionato europeo e poi tutta la stagione che abbiamo visto fino alla Pavia Venezia e non solo, il mondiale ad Olbia in Sardegna. Maurizio Darai, grazie per il circuito. 8 maggio venite
tutti a vedere a Chignolo Po la prima gara di circuito, dove saranno solo ed esclusivamente ragazzi, il più vecchio ha 25 anni. Quindi vi aspettiamo. Chignolo Po è provincia di Parma, giusto? Sul fiume Po. Sì, sul Po. Sul Po. Allora, poi dopo anche lì altre 8 gare che vedete sul sito, invece Virginio, per il diporto. Per il diporto, come dicevamo prima, la Pavia-Venezia. La Venezia il 5 di giugno, tempo permettendo. Prossima settimana, quindi grazie all'amico Viscione, Darai e Gandini per aver parlato di motonautica in questa puntata tutta dedicata a queste 3 anime della federazione, moto d'acqua, circuito e diporto e ride del club del Gombone. Noi ci vediamo la settimana prossima, parleremo ancora di motonautica con le altre discipline, perché come ormai abbiamo spiegato e cercato di farvi capire, la federazione racchiude tante anime. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con SportOutdoor.tv, la multipiattaforma TV e web dedicata allo sport e al turismo. Grazie a voi che ci avete seguito, agli studi tecnici qui di Milano, agli amici Viscione, Darai e Gandini che sono venuti a trovarci nei nostri studi. Ciao, alla prossima occasione. Da Floriano Moboni. SportOutdoorViaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con SportOutdoorViaggi.it. Giver, un mondo di natura. In collaborazione con MSC Crociere. SportOutdoorViaggi.it. Giver, un mondo di natura.